Ed ecco infine alcuni degli ultimi commenti per quanto riguarda la valutazione del rischio. Intanto mettiamo a confronto i due approcci, quello qualitativo e quello quantitativo. Capiamo che i due approcci del risk assessment si adattano ai diversi contenuti informativi, dove la scelta di quello qualitativo risulta naturale nei contesti in cui si conoscono in maniera descrittiva gli hazard, l'esposizione, la relazione tra l'esposizione e l'incidente. E infine si arriva a un giudizio informato. Dall'altro canto, l'approccio quantitativo presuppone la quantificazione degli hazard, delle probabilità di esposizione del danno, con una stima quantitativa finale del rischio. Come in tutte le situazioni ci sono i pro e i contro di ogni approccio. Risk assessment qualitativo è relativamente semplice da condurre. Matrice di Risk Assessment è uno strumento molto intuitivo e identifica facilmente le categorie di rischio. Chiaramente le diverse scale usate nella determinazione di gravità e probabilità portano a diverse interpretazioni. Dall'altra parte, Risk Assessment quantitativo garantisce il valore più preciso di rischio, facilita l'analisi dei costi e benefici, però è più costoso in termini di tempo, a volte è più difficile trovare i dati affidabili e poi il risultato espresso in termini dei numeri a volte conduce a un bias sulla percezione dell'incertezza legata alle stime. Adesso, come preparare un risk assessment passo per passo? Prima bisogna descrivere il prodotto e i suoi hazard. Questo hazard si riferisce al prodotto intero o ad alcune delle sue parti. Ci sono diversi hazard o ce n'è uno solo, esistono degli standard o la legislazione che si applica al prodotto. Il secondo step è identificazione dell'utente, qual è il gruppo d'età, quali sono gli user, quelli intenzionali e non intenzionali, quali sono le condizioni di vulnerabilità, eccetera. Il terzo step consiste nel descrivere lo scenario del rischio, che coinvolge gli hazard e gli utenti identificati nel step 1 e 2. Quindi capire qual è la frequenza e durata d'uso, se il consumatore riconosce l'hazard, se esistono dei metodi di tutela o salvaguardia, eccetera. Poi al passo numero 4 bisogna decidere se utilizzare l'approccio qualitativo e quantitativo. Passo 5, determinare la gravità dei potenziali danni o ferite, per esempio ci possiamo riferire al metodo REPEX 1.4 che abbiamo visto prima. Al passo 6 bisogna determinare la probabilità dell'incidente, dove si applica e si calcola la probabilità per ogni step dell'ipotetico scenario. Poi al punto 7 bisogna determinare il livello complessivo del rischio. Per l'approccio qualitativo bisogna assemblare la matrice di risk assessment, oppure bisogna derivare la controparte quantitativa se usiamo l'approccio alternativo. Poi uno step importante è capire se i risultati sono plausibili. Questo si fa tramite sensitivity analysis, tramite una consultazione della letteratura o degli esperti. Poi bisogna sviluppare diversi scenari di incidenti di rischio e poi definire come rischio finale il rischio più alto identificato nel percorso. Infine è importante sottolineare le assunzioni, le forze e le debolezze della valutazione del rischio in modo da rendere più trasparente possibile il reporting, e con questo si concludono gli step.